Lo Stato da Giorgio Zanatta non è disponibile per FaceTime. Ciao Gianni. Ciao Sac. Ciao Yac. Ciao Cece. Eccoci. Ciao Giorgio. Buonasera. Tanto sono Bene. onorato di essere invitato. Ok. Grazie dell'invito. Volevo salutare un saluto a tutti i nostri telespettatori. Ok, questo forse lo taglierò. Ah, quanto difficile è questo quiz? Ok. Io Sac, episodio 5 Hall of Famers. Nelle scorse settimane ho chiesto a 60 miei conoscenti, più o meno della nostra età, qualcuno più esperto, qualcuno meno esperto di queste discipline, di partecipare a un sondaggio. Ho preso 32 sportivi, Ok. che io considero molto famosi, non ho messo calciatori perché sennò avrebbero vinto loro facilmente, e chiedevo quanto bene li conoscessero. Quindi ho calcolato un punteggio per ogni atleta e ho costruito un tabellone a eliminazione diretta dai 16esimi fino alla finale, in cui gli atleti si sfidano testa a testa. Il tuo obiettivo è dirmi in ogni scontro chi vince e chi passa al turno. Nella presentazione tu vedrai diciamo una sorta di punteggio che però è solo relativo ai due sfidanti. Io ho sommato i due punteggi e poi diviso in percentuale. Quindi ovviamente chi supera il 50% vince, però tu potresti avere un punteggio assoluto più alto con il 51 che con il 90%. Un'ultima cosa a cui devi prestare attenzione: c'è un solo scontro che finisce in pareggio. Se ci sei possiamo partire. Vai, ci proviamo. Allora, ho anche fatto la presentazione, tutte le copertine. Partiamo con i 16esimi di finale. Il tabellone è diviso in 4 sezioni in base a quella che io considero essere un po' la natura di questi sportivi. Partiamo con 8 atleti che secondo me sono i GOAT della loro disciplina. Tom Brady o Michael Jordan, chi è più conosciuto? Così da... Allora, qua partiamo facile. Vabbè, Jordan. Ti direi Michael Jordan. Ti dico Michael Jeffrey Jordan. Michael Jordan. No, Michael Jordan. Michael Jordan. Vediamo un po'. Ho fatto anche la presentazione, ma è un po' lentina. Ok, ci siamo. Jordan vince, sì. Non ci sono le percentuali, ma ci sono le barre, vedi? Quindi Vabbè, si ci sta, capisce. ci sta. Ok. Michael Phelps e Serena Williams. Nota che nell'immagine di Phelps non ci stavano tutte le medaglie d'oro, ho dovuto tagliarlo. Lo squalo di Baltimora o... Ti dico Serena Williams. Serena Williams forse. E Phelps. Ti dico Phelps. Dici Phelps, vediamo un po'. Sbagliato, è Serena. Sto a filo. No, questa qui... Se perdo chiudo la chiamata. Bolt. Bolt qua. Ma è Bolt. Ti dico Usain Bolt. Bolt e non di poco. Loro due? Due un po' di nicchia, tra l'altro, questi. Distrai, Bruno. Secondo me sì, è qua come un avvoltoio. Però ciclismo secondo me è troppo di nicchia. Forse Merckx. Magnus. Direi Carlsen. Quindi No, voti no. Magnus. Sì, ma qua tanto. Vince Magnus. Questi sono i contestati. Atleti che qualcuno potrebbe considerare GOAT, qualcuno no. Si può discutere. Ma io già ne vedo uno che è chiaramente il GOAT, ma ora andiamo. Vabbè, Rossi. Sai perché dico Valentino? Valentino Rossi. Ma perché siamo italiani? Rossi c'è. Vediamo se c'è per davvero. C'è. Questa è tostissima, ecco. All'aiuto dai da Pellegrini solo per non far passare il turno a Djokovic. Però ti dico Pellegrini. Pellegrini. Vabbè, ti dico la Pellegrini. No, faccio lo stesso ragionamento di Valentino e dico Pellegrini. Giusto. Godo. Loro due? Qua ti dico Lance Armstrong. Qua ti dico Armstrong diretto. Qua ti direi dopato di Lance Armstrong. Boh, io considero che Lance Armstrong davvero non lo conosce nessuno. È tanto conosciuto quanto drogato. Sì, esatto. Questa è bella. Questi. A malincuore ti direi Schumacher. Allora ti dico Schumacher. Però dico Schumacher. Di 2 punti vince Hamilton. Questi sono i rivali. Coppie di atleti che si sono sfidati sul campo. Questa è bella frizzante. No. Minchia, questo è difficilissimo. Ah, quindi... no, beh, LeBron. Ti dico Kobe. LeBron. Ti dico Kobe, dai. Però adesso dico LeBron James. LeBron, vai. Sei andato vicino, ma di... Non invece è no. vero. Ma chi cazzo ha Dice intervistato? Questa è tosta. Ciao Rossi.
Roger. Mi manchi. Ti dico Roger. Ti dico Nadal. Spero sia Federer. Qua serve il pareggio. Ma io dico qua Federer forse. Guarda, non mi interessa se perdo, dico Roger Federer. Sbagliato, questo era proprio il pareggio. È bello che sia proprio tra loro due il pareggio, secondo me, Perfetto. dai. Johnson o Bird? Larry Bird. Però ti dico Magic Johnson. Dico Magic. Dico Magic. Magic. Esatto. Rodo, Larry Bird un Celtic. Prost o Senna? Ayrton. Senna. 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 Dico Senna. Sì, chiaramente Senna. Qua ci sono invece li ho chiamati i superati. Grandi campioni, ma non i migliori del loro sport. Ti dico Peter Sampras. Direi Sampras. Ruolo centrale il film. Dico McEnroe. McEnroe, poi era un pazzo. Giusto ragionamento, giusto ragionamento. Easy era bellissimo. Io direi Stoner. Forse Stoner. Stoner. Dico Casey Stoner. Giusto. Anche questa non è scontata. Non facile. From e Von, ti dico From. Chris Fromm. Dai, azzardo la Fon. Io direi Yvonne. Forse Leslie Von. Di poco, molto poco, anche lei, ma vince. Ci stai dicendo anche te. Ultimo 16esimo di finale. Vezzali o Shaq? Perché a Valentina Vezzali gli hanno fatto delle pubblicità incredibili quando era stato il suo periodo delle Olimpiadi. Però ti dico O'Neill. Shaquille O'Neal. Shaq? Sì, è Shaq. Sì. Andiamo adesso agli ottavi di finale. Adesso siamo sempre all'interno della stessa categoria, ok? Vabbè, qua dico Jordan. Beh, Michael Jordan. Beh, Michael. Vince Michael, esatto. Ma secondo me Michael vince su tutti, assieme a Bolt. 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 E qua Bolt. Schiacciante secondo me. Questa è decisamente schiacciante. Però dopo Jordan contro Bolt. Andiamo di nuovo con i contestati. Qua, derby italiano. Due icone. Vale. Ti dico Rossi qua. Pellegrini. Rossi, per forza. Esatto. Nick Armstrong ha troppo avuto una vita assurda, documentari e tutto. Hamilton. Lewis Hamilton. Ma qua Hamilton. Qua vado di Hamilton. Dico Hamilton. Forse più per l'odio. Giusto, e non di poco. Torniamo a parlare di rivali. Qui, dato che Federer e Nadal erano a pari merito, li ho messi insieme, appunto. La prendo come un modo per sviarmi. Cazzo, questa è tosta. Mi viene a piangere a vedere quella foto lì, potevi scegliere una roba tipo loro di spalle. No? Dico Kobe. Kobe. Ti dico Kobe. No dai, dico Federer Nadal. Forse ti dico Federer e Nadal. Ha battuto LeBron. Vediamo. Però non è così scontata secondo me. Di poco Sì. vince Kobe. Questa è te contro ste. Vediamo chi ha ragione. Tostissima. E Ste è tra gli intervistati, sono propenso a dire Senna. Senna. Magic. No, Senna. Cambio. Ok. Era Magic. Perfetto. Ragione. Quando guarderai questo video lo saprai. Ma questa non me l'aspettavo però. L'ho detto solo per scaramanzi. Adesso di nuovo i superati. Quando mi ha dato l'inizio del film, direi McEnroe a questo punto. Io ti direi McEnroe. John McEnroe. Il film di merda. No, di poco, ma è Stoner. Dico Stoner. Poi che bella la foto di Stoner così, mica. Bravo, è Stoner. Che culo. Ma è sempre Shaq. Shaq. Sì, vai con Shaq. No, qua dico Shaq. Dai. Vabbè, Shaq. Qui vince Shaq alla grande, sì. Adesso i quarti di finale, che sono, se vogliamo, le finali delle singole categorie. Sì, il primo qua è impossibile. Questa è da indovinare. impossibile. Minchia. Bolt è una roba che vedi una volta ogni 4 anni, quindi la gente se lo ricorda. Jordan, pensandoci, c'è anche il discorso delle scarpe. Che Bolt è più recente. Però anche Bolt, c'è chi è che non conosce Bolt? Però Michael è il più grande. Michael. No dai, dico Jordan. Questa è... Dico Michael Jordan e do anche una spiegazione se possibile. Vai. Che Michael Jordan è una delle prime parole che si impara assieme a mamma, papà e papà. Tipo una roba del genere. Sono le cose che uno sa perché sa. Dai, provo la giocata, ti provo Bolt. Questa è impossibile. Dico Bolt. Ok, a quanto pare i miei followers non rispettano questa regola. Perfetto, ottimo.
Di pochissimo vince Bolt. Al photo però- finish, se vogliamo fare una metafora. Se qua ci penso sbaglio. Devo scoprire cose che uno sa perché sa. MotoGP contro Formula 1. Chi è il re dei motori? Rossi. R. Qua ti dico Rossi. Ti dico Valentino Rossi. Hamilton. Valentino. Giusto? Ah, vabbè, sto pisciando in testa, Vale. Rossi c'è. E questo è un'altra riprova che MotoGP è bella Formula 1. Andiamo avanti. Kobe. Dico Kobe. Kobe Bryant. Kobe. Esatto. Kobe alla grande. Ultimo quarto di finale. Dico Shaq. Shaq. Cazzo, c'è cosa stona che io non so, magari. Dai, cugino di qualcuno, non so. Ti dico Shaq. Dico Shaq, dai. No, dai, Shaq. Ma anche per tutti i TikTok che fa. Basta, togli via sto stone. No, Shaq vince anche questa. Adesso siamo rimasti con le semifinali. Questi protagonisti. Purtroppo col fatto che sei tu in mezzo si rovina un po' l'estetica. Non avevo ragionato su questa cosa e quindi devo un attimo capire come fare con i prossimi concorrenti. Come sempre, i primi sono sempre frutto di esperimenti per me. Bolt o Rossi? Aspetta che mi si è bloccato il Si è video. bloccato tutto. Ok, Vai, va un po' a scatti, vabbè. che qui basta, io tipo continuo. C'è Bolt. Potresti non averlo mai sentito paradossalmente più di Valentino Rossi. Però scusami, se Bolt ha battuto pure Jordan. Io ti dico Valentino Rossi. Valentino. Rossi. Però dai, dico Bolt. Usain Bolt. Vince Bolt. Di 2 punti vince Bolt. Mamma mia. Qua derby Lakers. Ciao Luca di nuovo. Bentornato Giorgio. Ci ho perso tutta la concentrazione, mi ricordo neanche chi c'è in gara. Mi stupisce che Shaquille sia così in alto. Anche Shaq i TikTok mi spezzano. E qui io ti dico Bryant. Vabbè, ti dico Kobe. Kobe. Dico Kobe. Kobe? Kobe. Vediamo. Vince Kobe. Andiamo quindi alla finale. Usain Bolt contro Kobe Bryant. Curiosa questa. L'uomo più veloce della storia. Cioè, Kobe è tanto conosciuto sempre come figura, poi dopo è morto, quindi secondo me anche chi non lo conosceva ha imparato a conoscerlo. Ma guarda, per come è andata finora. Allora, Bolt ha battuto Michael Jordan. Io ho quel risultato in testa. E Valentino. Prima io ti ho detto Bolt, sparato a 0, adesso farò altrettanto. Ti dico più Kobe magari, perché è più figura. Ti dico Bolt. Dico Kobe. Ma Bolt era a destra, quindi dico Kobe. Vediamo un po' qua. Ho messo l'animazione più lenta così possiamo apprezzare la suspense. Vediamo. Gasa. Vince Bolt. Bravo. Qua vedi la classifica completa se vuoi. Questo è il podio. Kobe non c'è. Ha avuto un sorteggio facile. Non hai creduto in Bolt? Quindi è un po' come il City, no? Che ha battuto il Bayern Real. Kobe ha avuto avversari più semplici e ha avuto il derby con Shaq in semifinale, come in Champions. Kobe è quarto, poi LeBron, Hamilton. Federer uguale, Djokovic, godo. Fai lo screen a Nadal, Federer, Djokovic. Da mandare a brega. L'imbecille di papà, sì. Comunque ottimo punteggio. Hai fatto 21 punti. Siete pari, mi sa. Punteggio finale 22 su 31. Hai fatto 23 punti su 31. Quindi 23 accoppiamenti giusti. Esatto. Ne hai sbagliati 7. 4. Sei al primo posto. Hai battuto Yacht di 1 e Lava di 2. È dal sud Italia, non sa ancora leggere. Bene, ma non benissimo. Potevo fare meglio. Però sai, c'erano le foto, le immagini, era semplificato. Saluto il grande Kilo Sack, lo ringrazio per questa puntata. Grazie a te, Gianni. Avevo fumato un po' perché su quello del calcio ho visto abbastanza incompetenza. Ale, è stato Dai. un piacere. Grazie Bene, per la tua bene, partecipazione. Ciao, Grazie Ale. mille. Ah, Vabbè. festeggia per Romolo anche da parte mia, Un saluto.